Le telefonai pochi giorni dopo la notizia. Mio marito infornò dei dolci alle mandorle e venne a girarmi intorno. Sono preoccupata. Andai alla finestra. Lei mi rispondeva come se fosse sul punto di cedere a un attacco di tosse. Dopotutto, possono condurre una vita normale. Alcuni problemi, mi disse, si potevano risolvere fin dai primi giorni. Non è più come un tempo. La sentii più distante. Poi, certo, ci sono situazioni in cui si isolano e non riescono a fare niente, ma anche in quel caso, voglio dire, è la famiglia. Aggiunse che avremmo dovuto affrontare un percorso. Mio marito, appoggiato al muro, guardava verso la televisione. Ti sei messo con una babbiona, ecco perché. Glielo dissi senza pensare. Stava giocando sul tappeto con Mommy, seduto con le gambe di lato. Tua madre è una babbiona, amore, capito? Non ci eravamo mai sposati. Mommy sbatteva un giocattolo per terra, sentivo il pavimento tremare. Presi un plaid, mi ricoprì il ventre e non glielo dissi. Che l'avevo appena sentito rigirarsi dentro. Se dovessimo andare avanti, prese in braccio Mommy, la mise a sedere e accese i cartoni in cucina. Mi venne accanto. Insomma, valutiamole tutte. Mi spostò i capelli di lato. Domani andiamo al St. James e vediamo che ci dicono. A matter of statistics. Mio marito, con i piedi allacciati alla sedia, si sporgeva in avanti per comprendere meglio. Mommy era nata col morso della cicogna. Lui, con le mani sul collo, pareva volerne uno tutto suo. La mia sedia non aveva sostegni. Usciti. Ci fermammo davanti al portone della St. Michael's. Entrammo lì per la prima volta. Lui fece il giro delle banche, io rimasi in piedi alla fine della navata. Giù da noi i colori sono più arancioni, e sai, e l'umidità, nonostante il mare, non c'è. Al telefono le dissi che non l'avevamo cercato. Mi sembra già di conoscerlo. Vidi delle luci accendersi fuori, ma non riesco a immaginare, voglio dire, la faccia. La sentii mentre si allontanava dal ricevitore. Aveva detto qualcosa a proposito del volume, poi era tornata, ma la sua voce si era fatta distante. Lo so, è molto comune. Poi aggiunse che la mente immagina come può, per sentito dire. Amore, non è così. Lo abbiamo letto, hai visto? Lo abbiamo letto insieme quell'articolo. Il caso ha voluto questo per noi. Ma mi pareva avere sonno. Tu hai fame, è vero, piccola? Abbassò la testa e la risollevò incerta, come faceva con i suoi primi sì. Da una panca una signora si fece il segno della croce. Si piegò in avanti, portò indietro una gamba e allargò il braccio. Venne verso di me. Sollevò di poco il mento. Congratulations. Scomparve. Quella sera mio marito si addormentò con Mommy nel lettone. Le accarezzai la fronte, la misi in mezzo e mi feci spazio. Lui si girò dall'altra parte. Lo vidi controllare il telefono, riposizionarlo. Si sistemò con un braccio sotto il cuscino. Allungai la mano. Avevo costruito un ponte sopra Mommy per non spigliarla, per cercare mio marito e ritrovarlo. Ma riuscì solo a toccargli la spalla. Mi accarezzò la mano senza voltarsi. Ero scomoda con il braccio, lo ritrassi e lui spense la luce. Mommy si svegliò presto. Vidi la divisa di mio marito ancora sulla poltrona. Lo cercai in bagno, avevo mia figlia in braccio, le sue dita negli occhi. Le dicevo no, che non si fa, lei rideva. Amore, non ti sei svegliato? Aprì la porta. La piccola mi faceva le carezze. Oh, brava, amore, sì, fai cara alla mamma. In cucina non c'era. Si era seduto sulla stessa panca, i gomiti appoggiati sulle ginocchia. Lo lasciai pregare. Feci il giro largo. La signora ricomparve. Mi prese la mano, aprì le mie dita una alla volta. Sentii il palmo asciugarsi. La mano di Cristo mi stava misurando in altezza. Ask him. Da adesso in poi mi parve di comprendere. Sarebbe stato con noi. Different? No. Non
sentivo alcuna differenza. La statua non era a misura naturale e la base che lo rialzava ne distorceva le apparenze. La donna si indicò le labbra e mise la mano sul piede del Cristo. Lo fece baciare. Abbiamo iniziato il percorso. Mi asciugai gli occhi, non mi restava altro da dirle. Sei stata coraggiosa. Chiusi la comunicazione e appoggiai il telefono. Mommi sul tappeto in sala, sentii la porta aprirsi. Mio marito entrò con le casse d'acqua, le appoggiò per terra. C'era il prete. Hai avvisato al lavoro? Mi avvicinai alle casse. Mi ha detto di fargliene 2 oggi. Lui mi passava una mano sulla testa. Prese Mommy in braccio e la baciò. Guardò dentro la cameretta. Allora andai dal piccolo. Dormiva, disteso, con le braccia indietro. La grazia non arrivò subito, tutta insieme. Ogni volta che pregavo, i tratti del volto diventavano via via più semplici. Il primo bagno caldo gli fece ricomparire qualche pelucco di sopracciglia. Gli zigomi tornarono ad occupare i propri spazi. Toccai il ciondolo appeso alla culla. Riconobbi mio figlio. Era nato salvo. Riuscii a baciarlo per la prima volta.